Adesso andiamo a analizzare un attimo quali sono le funzioni che appaiono quando tappiamo sulla finestra grafica. Allora, qui sulla sinistra vediamo i pulsanti più e meno che servono per zoomare, ma è una funzione ormai obsoleta visto che lo zoom può avvenire con il pitch, cioè con le dita. Il secondo pulsante ci consente di fare uno zoom tutto, cioè uno zoom che comprende tutto ciò che è stato scansionato. Il quarto pulsante invece ci fa uno zoom sulle linee, per cui se qualche punto è sfuggito molto lontano, qualche punto singolo, per esempio fuori a una finestra, nel caso di zoom tutto comprenderà lo zoom la nuova finestra anche il punto lontano. Invece nel caso di zoom, questo con la linea tratteggiata, andrà a zoomarsi solamente sulle linee che il sistema è riuscito a ricavare. Invece lo zoom sul punto, questo ci consente di posizionare lo zoom sull'ultimo punto che lo scanner ha scansionato. Poi abbiamo la funzione aggiungi nota, è un po' come quelle che abbiamo visto prima dove si aggiungeva la nota col punto blu, a fare esattamente le stesse cose, ma la nota aggiunta col punto blu qui è una nota georeferenziata, cioè su un punto che è stato scansionato, quindi un punto misurato. La nota invece che si fa attraverso questo pulsante è una nota che andrà messa nella grafica. Aggiungi nota, dove ho tappato io col dito, lì mi comparirà una nota. Anche in questo caso potrei andare ad aggiungere una foto. Poi abbiamo la funzione Go che abbiamo usato già qualche volta, che serve per far puntare il laser in un punto specifico della nostra grafica. Poi abbiamo la funzione foto che mi consente di scattare una foto nella posizione in cui si trova lo scanner in questo momento. Quindi se io lo scanner lo sposto in questo punto e voglio aggiungere semplicemente una foto là senza scrivere note e altro, premendo sulla grafica, sull'immagine dell'apparecchio fotografico, mi verrà aperta la possibilità di scattare una foto che verrà memorizzata con un puntino giallo in quella posizione dove era lo scanner in quel momento. Quindi puntino giallo vuol dire esclusivamente foto, puntino blu nota georeferenziata con foto, puntino verde adesivo. Infine l'ultima funzione che è in fase di sviluppo è questa dove abbiamo la rappresentazione di un distanziometro laser. Questa funzione ci consente nel punto dove abbiamo tappato di inserire un'apertura. Per esempio, se io tappo qui e inserisco questa funzione, si apre un abaco degli infissi. Con questo abaco degli infissi io posso inserire un'informazione aggiuntiva in quella posizione dove ho tappato che mi è utile per andare a identificare le dimensioni degli infissi. Decido la tipologia di infisso, per esempio una porta, e ho una serie di campi da poter riempire che vengono indicati in questa figura. Per esempio posso misurare l'altezza della porta e scriverla. Con un doppio tap posso scrivere per esempio 2,10 m, oppure le distanze della porta dallo spigolo della parete, la larghezza della porta, le distanze dall'altro spigolo, l'altezza totale della stanza, lo spessore del muro. Quindi ho una serie di informazioni che io posso aggiungere. Alla fine, quando io salvo questa do l'ok a queste misure che ho inserito, io troverò nei miei software di restituzione, che possono essere l'editor di 2D scanner o il CAD, un'immaginetta in quel punto con questo schema e con tutte le misure riportate sopra. La cosa interessante è che queste misure posso inserirle io facendo un doppio tap
e scrivere esattamente la misura che mi interessa, per esempio, oppure utilizzando un apposito distanziometro laser che viene venduto dal distributore del Duty Scanner e che si collega Bluetooth a questa app, posso misurare direttamente con lo strumento e il dato verrà automaticamente riportato nella casella lampeggiante e la andremo ad esaminare in un video dedicato.